Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale. Oggi, come potete vedere, siamo qua nel nostro laboratorio elettronico. Perché? Perché poche settimane fa abbiamo lanciato un sondaggio. Il sondaggio appunto vi chiedeva se preferite avere più recensioni o più videocorsi e tutorial. È uscito che preferite avere più videocorsi e tutorial. Quindi oggi inizieremo un nuovo percorso. Nello specifico il percorso ci porterà a scoprire l'ESPOM. L'ESPOM che cos'è? È un framework open source basato, scritto in Python, quindi basato su Python, che ci consente di creare dei sensori, degli attuatori e poi andare a integrarli in maniera molto semplice in Home Assistant. Per fare questo però bisogna inizialmente dotarsi di hardware e oggi appunto vedremo questo tipo di hardware e nello specifico il D1 Mini che si basa sull'ESP 8266, però per poter utilizzare SPOM possiamo anche utilizzare un semplice ESP32. Allora ragazzi, poi vi chiedo un'altra cosa, vi faccio una domanda. Visto che iniziamo questo percorso, lasciateci scritto nei commenti cosa vi piacerebbe quale progetto vi piacerebbe che noi sviluppassimo appunto con SPOM e quindi anche con questo hardware. Quindi ragazzi adesso andiamo a vedere questo hardware dopo la sigla. Nel frattempo abbiamo preparato le nostre schede che oggi andremo a vedere. Perché dico le nostre schede? Perché vi ho detto che andremo a vedere sicuramente il D1 Mini, che sarà la scheda per eccellenza, dove poi andremo a utilizzare le SPOM e anche nei videocorsi vi faremo vedere bene come funziona il tutto. Però vi presentiamo anche un'altra serie di schede, un po' anche per fare dei confronti e per capire ad esempio che esistono delle schede Shield che possono aumentare le funzionalità di determinate schede. Quindi seguitemi un attimo. Come possiamo vedere qua abbiamo una D1 Mini, che è questa. Abbiamo invece un ESP 8266, che è questo. Abbiamo un regolatore di tensione che ci permette di andare da una tensione ad esempio di 12 a 5 che si utilizzerà sicuramente nei nostri progetti e abbiamo una shield appunto che nello specifico è una battery shield che ci permetterà di dotare il nostro D1 Mini di una batteria, quindi che non sia necessariamente alimentato a USB. Ok, ora passiamo un attimo. Vi spiego un attimo le caratteristiche del D1 Mini. Allora, il D1 Mini è una scheda di sviluppo, appunto come vi ho detto prima, basata sull'ESP 8266, che è un microcontrollore a basso costo e facile da usare. Il prodotto è stato per la prima volta prodotto da Espressif System e si tratta di una scheda di sviluppo di piccole dimensioni, come potete vedere. Infatti riusciremo a integrarla in qualsiasi attuatore o sensore per poter essere ad esempio montata a muro, tipo in una classica 503. Comunque misura 44 x 48 mm e offre appunto una buona capacità di potenza lavorativa, oltre che il fondamentale connessione Wi-Fi per i nostri progetti IoT. Andando un po' più nello specifico, il microprocessore appunto che ha a bordo questa schedina è a 80 MHz ed è appunto un ESP 8266, ha 4 MB di memoria flash, monta un Wi-Fi classico 802.11 BGN, ha una porta USB come potete vedere qua che consente appunto di andare a programmarla e debuggarla, ha 11 pin, cioè tutti questi, nello specifico i pin sono anche questi qua, dove poi li andremo a mettere su dei fili per fare i nostri test. Comunque sono 11 pin I/O digitali, di cui 4 possono essere utilizzati come PWM. Un pin di I/O è analogico e supporta gli aggiornamenti tramite OTA, quindi è possibile aggiornare il firmware appunto tramite Wi-Fi. OTA vuol dire questa cosa qua. Il D1 Mini ovviamente è compatibile con molti linguaggi di programmazione, tra cui il C++, il Python, il MicroPython, e viene fornito con una vasta gamma ovviamente di librerie utili a IoT. Esempio, il nostro appunto framework ESPOM, che servirà, andremo a programmarlo con l'ESPOM appunto e servirà poi per l'integrazione tramite Home Assistant. Però in questa prima fase vi faremo vedere invece la programmazione tramite IDE Arduino, quindi è una scheda versatile questa e quindi inizieremo a far vedere questo. Ora andando invece a parlare di quest'altra scheda, quindi l'ESP32,
il mio collega intanto vi fa vedere nel dettaglio la scheda. Più che altro vi voglio spiegare un po' le differenze. Allora, l'ESP32 è un microcontrollore a 32 bit, anche questo prodotto da Espressif System, e che offre però una maggiore potenza di elaborazione rispetto appunto al D1 Mini. Infatti l'ESP32 include un processore dual core addirittura 160 MHz e 4 MB di memoria flash a 520 KB di SRAM e offre sia la connessione Wi-Fi che la connessione Bluetooth. Ora mi soffermerei velocemente sulle differenze rispetto al D1 Mini. Allora, sicuramente c'è la potenza di elaborazione, quindi abbiamo detto che ha una maggiore potenza. Sicuramente c'è la parte di memoria, quindi anche qua abbiamo l'ESP32 che ne esce vincente con maggiore memoria. E a livello anche di connessione, su questo qua abbiamo anche la possibilità di sfruttare la parte Bluetooth. E l'unico, tra virgolette, svantaggio dell'ESP32 è la dimensione, in quanto ha dimensioni molto più elevate. Ma questo perché? Perché di fatto ha anche una maggiore piedinatura, quindi ha maggiori input e maggior possibilità appunto di integrazione. Quindi qua parliamo di circa 25,4 mm per 25,4. Nel nostro caso la scheda è un po' diversa, la nostra che vi facciamo vedere, vabbè, io vi sto dando delle caratteristiche generali dell'ESP32. Anche questa scheda ovviamente può essere programmata con il nostro fantastico ESPOM o in generale tramite ad esempio l'IDE di Arduino con altri tipi di sketch, ok? Che poi andremo a vedere. Ora, noi perché abbiamo scelto per il nostro videocorso che faremo successivamente il D1 Mini? Perché secondo noi è più che sufficiente per la nostra domotica e soprattutto è più piccolino, ha molte shield che possono ampliarne la sua funzionalità e in generale lo troviamo molto più versatile. Quindi noi oggi vi faremo vedere entrambe le schede, ma poi ricordatevi che useremo il D1 Mini per tutti i nostri successivi videocorsi riferiti all'ESPOM. Bene ragazzi, quindi con questo vi ho dato una panoramica generale dei prodotti, adesso direi andare a banco a effettuare le varie prove. Ora vi daremo qualche infarinatura riguardo la piedinatura del D1 Mini, quindi avvicinatevi pure ragazzi perché vi spiegheremo nel dettaglio a che cosa servono tutti questi numeri e scritte che vedete qua sovraimpressi. Vediamo se sono più visibili di qua, no, meglio da quest'altro lato. Quindi allora, come potete osservare, queste piedinature servono dove c'è scritto il 3,3 volt, serve per fornire alimentazione al D1 Mini oppure per alimentare qualsiasi altro dispositivo che richiede il 3,3 volt, oppure da quest'altro lato troviamo il 5 volt che ha la medesima funzione. Poi abbiamo i piedini RX e TX qui in alto, come potete osservare, che sono delle porte utilizzate per ricevere dati seriali. Possono essere utilizzate per connettersi a vari dispositivi come sensori, display oppure ad altri microcontrollori a seconda del progetto che vogliamo seguire. Poi dopo abbiamo anche la piedinatura G vicino alla 5 volt che sarebbe il GND. In elettronica si definisce questa porta la massa che va ad alimentare il D1 Mini nel caso in cui non andassimo ad alimentare con la micro USB, perché ricordiamo che va alimentato solamente da un meccanismo, quindi o la micro USB oppure tramite piedini. E poi questo GND può essere fatto, può essere collegato anche sugli altri dispositivi che avranno bisogno del 3 volt o del 5 volt. Poi troveremo infine delle scritte che vanno dal D0 al D8. Ebbene, queste sono le porte digitali del D1 Mini che vengono utilizzati sia come ingressi oppure uscite digitali a secondo delle nostre necessità. Quindi, per esempio, possiamo utilizzarle per leggere segnali dei sensori o per inviare segnali ad attuatori che possono essere, per esempio, switch oppure micro relè. Adesso vi abbiamo dato tutti, dimenticavo che c'è anche il reset, che quindi in questo caso servirà per resettare e far riavviare il D1 Mini. Bene, con questo ragazzi abbiamo terminato la spiegazione di tutta la piedinatura e invece vi andremo ad elencare il progetto che andremo ad eseguire oggi. Quindi che cos'è che andremo a fare ad affrontare nello specifico?
andremo ad installare a simulare, o meglio, andremo a simulare un pulsante che andrà ad accendere un LED, ed in più faremo anche una cosa un po' più complessa e molto più figa, passatemi il termine, perché andremo a sviluppare un web server con il nostro sempre D1 Mini, in modo tale che noi, collegandoci all'indirizzo IP del D1, andremo ad accedere alle informazioni riguardo al progettino che abbiamo seguito precedentemente. Quindi ragazzi, adesso vi spiego il materiale necessario e poi passeremo subito all'opera. Come potete osservare, abbiamo bisogno di un alimentatore, in questo caso trovate un prodotto professionale, oppure possono esserci, magari vi lasciamo il link in basso, pure dei prodotti necessari più economici, perché questi qua sono già prodotti professionali. Questo qua è un alimentatore stabilizzato che andrà a erogare i volt di cui noi abbiamo bisogno sulla breadboard. Quindi abbiamo il cavo nero che è il GND, mentre il rosso è il VCC, oppure 3 volt, 5 volt che avete visto sulla scheda del D1. Poi ovviamente qui abbiamo la nostra breadboard, dove andremo noi a ponticellare tutti i vari fili che andranno a collegarsi su questi input o uscite digitali del D1 Mini. Per fare ciò, questo collegamento, ci sarà bisogno di questi fili, come potete vedere, che sono già collegati alla breadboard, ma ne abbiamo altri volanti. Questi fili si suddividono in maschio-maschio, femmina-femmina, oppure maschio-femmina, a seconda di quello che andremo a collegare e della piadinatura che troveremo. Quindi la breadboard invece è formata da righe verticali ed orizzontali. Quindi per fare i collegamenti dobbiamo ricordarci che questa, per esempio, porta, che questo cavo che abbiamo messo all'interno di questo forellino andrà ad essere erogato anche all'interno di questi qua in verticali. Quindi quest'altro in alto invece lo andrà a erogare a questo qua in basso, mentre questi qua orizzontali, se io metterò un cavetto qua, quello che io erogerò qua quindi verrà erogato anche in tutta quest'altra sua linea orizzontale. Stesso discorso analogo, ragazzi, per questa e tutto il resto delle porte. Quindi poi avremo bisogno di un pulsante, eccolo qua, quindi come potete osservare che c'ha i terminali posteriori, un LED, andrò più velocemente, una resistenza e il D1 Mini. Quindi ragazzi, dopo questa carrellata passeremo immediatamente ai fatti. Allora, il mio collega vi ha spiegato prima i componenti, aggiungo che mancava una resistenza da 10 kΩ che serve per il pulsante. Ora, per semplicità, abbiamo già fatto tutti i collegamenti sulla breadboard, ma adesso comunque ve li andrò a spiegare. E abbiamo già anche caricato uno sketch di esempio sul nostro D1 Mini tramite la USB, in maniera tale che vi possiamo far vedere direttamente il funzionamento. Ovviamente gli sketch poi, qualora vi servano per fare i vostri test, chiedeteceli nei commenti e noi indicateci anche magari una mail o comunque un posto dove inviarveli e ve li daremo. Ora, se vi avvicinate un attimo vi spiego meglio i collegamenti. Allora, prima di tutto abbiamo settato il nostro alimentatore stabilizzato a 3.35, vabbè 3.3, qua vediamo che sta consumando 0.071 mA, quindi ampere, scusate, 0,7071 ampere. Abbiamo alimentato la nostra D1 Mini, che è questa, l'abbiamo direttamente inserita nella breadboard, quindi vuol dire che non sto lì neanche a collegarla sui pin che vedete qua in alto, ma la collego sul fianco, no? Perché abbiamo detto che la breadboard qua lavora così in orizzontale, mentre questi lavorano in verticale. Allora, prima di tutto abbiamo detto collegamento della VCC a 3 sulla porta 3 ovviamente, che è questa qua, cioè la prima, il primo buco da questa parte, comunque lo vedete scritto, c'è scritto 3B, l'abbiamo collegata qua, che poi a sua volta è collegata ovviamente alla parte VCC, quindi la parte rossa, ok? Poi la parte rossa va all'alimentatore stabilizzato. Per quanto riguarda la parte nera invece, anche qua siamo usciti, l'abbiamo inserita qua, a questo punto tutta questa fila
sarà alimentata e di conseguenza abbiamo alimentato con la G, quindi dovete trovare la piedinatura G sulla vostra D1 mini, che nel nostro caso specifico la piedinatura G è esattamente questa qua, la seconda, quindi il filo viola, che vedete che poi va qua. Ok? Quindi in questo caso noi con questi due collegamenti abbiamo alimentato il nostro D1 mini. Ovviamente si può alimentare anche tramite USB, quindi se volete potete evitare questi collegamenti e alimentarlo tramite USB, tanto che andate a caricargli sugli sketch di Arduino. Poi vi farò vedere comunque sull'IDE di Arduino come si fanno gli sketch e come si caricano. Ok, una volta fatto questo abbiamo alimentato appunto la nostra D1 mini. Poi passiamo agli altri due collegamenti, il pulsante e il LED. Partendo dal pulsante abbiamo un collegamento, è un pulsante a 4 gambine, comunque noi dobbiamo collegare la prima gambina e la terza gambina che vedete di là, potete anche collegare la seconda indifferente, l'importante è che lo collegate da una parte e dall'altra. Poi dipende anche dal pulsante voi che avete, potete magari averne una, due, solo due gambine, due poli, a quel punto uno da una parte e uno dall'altra. Ok, quindi prendiamo la nostra più, il nostro più, chiamiamolo il VCC, e lo mettiamo alla prima gambina del pulsante, questo filo arancione. Poi prendiamo il nostro meno e lo mettiamo tramite questa resistenza che vedete da 10 kΩ al terzo gambino del nostro bottone, e ci mettiamo anche l'input del D1 mini, che è questo filo blu. L'input del D1 mini l'abbiamo messo sulla piadinettura che chiamiamo in questo caso, se non ricordo male, il D1 il D2, è il D2, quindi l'abbiamo messa sul D2. Perché vi dico D2 e D1? Perché poi c'è anche collegato il nostro bellissimo LED che simula un relè al D1, anzi nello specifico ve lo dico subito con esattezza. Allora il relè è collegato al pin D1 e il bottone, relè o LED è collegato al pin D1 e il bottone invece sarà collegato al pin D2. Ve lo dico nello specifico perché poi sarà la piedinatura che dovete scrivere nello sketch per andare appunto a programmare il D1 mini. Quindi abbiamo visto il nostro bottone, passiamo al LED. Il LED è diciamo più semplice, nel senso che prendiamo la nostra GND, quindi il nero, che è questo filo blu, e lo colleghiamo a questo piedino. Vi ricordo che il LED, se usate LED per fare il test, ha una piedinatura, quindi la parte più piccola la dovete collegare, vedete che è più piccola, la dovete collegare al GND. Mentre il VCC che arriverà dal nostro D1 mini, gli mettete una bellissima resistenza da 10 ohm e lo collegate all'altro piedino del D1 mini, che nello specifico sarà il piedino D1, ok? Quindi fatto questo, caricato lo sketch e tutto quanto, avremo che quando noi teniamo premuto anzi il bottone, si accenderà il relè, e qua in questo caso è simulato dal LED, vedete? Io schiaccio e si accende. Questa cosa qua si può fare anche banalmente senza bisogno di un D1 mini, attenzione, è una banalità. Però è chiaro che adesso, per farvi capire come poi si programmerà il D1 mini, vi voglio far vedere anche il risultato finale di questa cosa. Questa è la prima parte, poi vi faremo vedere anche tramite interfaccia web come sostituirò il bottone di fatto, quindi lasciando comunque tutto collegato così, però modificherò lo sketch, lo caricherò e a quel punto tramite invece l'interfaccia web che avrà generato il mio D1 mini, io potrò accendere il mio LED o spegnere il mio LED, o perlomeno accendere il mio attuatore, spegnere il mio attuatore, quindi potrebbe essere banalmente la luce di casa. Quindi è come se facciamo con un D1 mini di fatto una sorta di Shelly. Ovviamente il D1 mini funziona a bassa tensione, non funziona a 220, però il relè può essere eccitato da una bassa tensione e poter sopportare una corrente 220, quindi potremo tranquillamente con un D1 mini fare uno Shelly 1, per intenderci, a contatto pulito. Bene ragazzi, vi ho spiegato quindi nel dettaglio un po' come sono i collegamenti per questo piccolo esempio, che poi ci servirà comunque anche nel corso di ESPON per capire meglio come funziona anche il framework. E adesso passerei al PC a farvi vedere quindi l'IDE di Arduino, 4 piccole configurazioni da fare per poter
per poter diciamo andare a programmare appunto il D1 Mini, e poi gli sketch, i due sketch, quindi uno quello col bottone, quello che state vedendo adesso, l'altro invece quello anche con una piccola creazione di un piccolo web service. E quindi niente, passerei adesso a farveli vedere al PC. A dopo. Allora ragazzi, adesso vi farò vedere, siamo giunti qua al computer, vi farò vedere velocemente come poter creare appunto questi sketch. Poi faremo delle puntate anche dedicate proprio all'IDE di Arduino, come configurarlo, eccetera, eccetera. Allora, venite un attimo. Qui abbiamo il primo sketch. Prima di farvi vedere il primo sketch, la cosa importante da fare è: dove collegate il D1 Mini, cioè l'USB, dovete selezionare la porta di dove è collegato. Quindi Tool Port COM3 nel mio caso, ok? Secondariamente dovete dirgli all'Arduino di che tipo di board state programmando. Quindi per dirglielo basterà andare nel Board Manager e andare a selezionare, se non l'avete già selezionata, la board corrispondente. Comunque nello specifico è l'Olin Vemos D1R2 Mini, ok? Che, se non ricordo male, si trova sotto la board, cioè nel board manager potete scaricarvi una serie di cose. Voi dovete scaricarvi l'ESP8266 board 3.0.1 e selezionare poi l'Olin Vemos D1R2 e Mini, ok? Quindi sicuramente queste due cose le dovete fare. Fatta questa cosa qua, potete crearvi lo script. Noi qua abbiamo creato più che uno script, uno sketch veloce. Vi spiego un attimo. Le prime due righe dichiarano due variabili costanti di tipo intero, dove gli andiamo a dichiarare la piadinatura, cioè dove abbiamo collegato il nostro LED relay, qua l'ho chiamato, e dove abbiamo collegato il nostro bottone D2 e D1, pin del relay, pin del pulsante, come potete vedere. Void setup è una procedura di base che il sistema D1 Mini, la scheda D1 Mini, esegue all'inizio, all'avvio. Quindi all'avvio noi gli diciamo che il mode del pin del relay sarà di tipo output, perché noi dobbiamo accenderlo e spegnerlo, quindi uscirà una tensione. Invece il mode del button pin sarà di tipo input, perché riceverà una tensione. Poi abbiamo abilitato il serial per il debug su questa velocità e abbiamo scritto test domotica per tutti come prima riga, per vedere che il setup in sostanza è completato. Successivamente invece nel loop, che è una cosa che continua a essere eseguita, poi ripeto, entreremo più nel dettaglio, abbiamo dichiarato sempre una variabile che contiene lo stato del bottone, e questa digital read button pin va a leggere banalmente lo stato del bottone. Da che button pin? Il button pin è qua, D2, quindi legge la tensione in ingresso, quindi legge lo stato del pulsante. Poi abbiamo fatto un if, abbiamo detto se la tensione è alta significa che sta passando corrente, quindi il pulsante è premuto, quindi il pulsante premuto l'abbiamo scritto anche nel debug. E andiamo con un digital write, con questa funzione, ad accendere, quindi lo impostiamo ad IT, il relay pin, quindi il nostro LED o relay che sia. In caso contrario vuol dire che il pulsante non è premuto e quindi lo spegniamo impostando a low. Banale questo sketch, ma è un po' per farvi capire. Per caricare questo sketch su il D1 Mini basta cliccare upload qua, noi questo l'abbiamo già caricato. Poi abbiamo preparato un altro che invece vi vogliamo far vedere come funziona. È un po' più complesso qua. Questo serve per creare, appunto, come vi dicevamo, un'interfaccia web che si accede direttamente dal D1 Mini e è possibile accendere o spegnere appunto il relay, oppure nello specifico, nel nostro caso, un LED, che adesso, prima vi ho fatto vedere lo sketch di prima, adesso caricherò questo e vi farò vedere questo. Vi spiego velocemente anche qua come funziona. Allora, qua abbiamo incluso delle librerie, qua ve lo spiegherò poi come si fa a fare questa cosa in un video dedicato. Abbiamo dichiarato il server sulla nostra porta 80, quindi ha creato appunto questo server. Abbiamo creato in automatico del codice HTML per generare una serie di pagine. Adesso non sto qua a spiegarvi tutto. Abbiamo collegato il nostro wifi, quindi si collega al nostro wifi di casa. A quel punto ci darà anche il nostro indirizzo IP tramite la nostra porta di debug, così conosciamo qual è, e poi appunto tramite sempre codice HTML e una combinazione di
digital write ovviamente per accendere o per accendere, scusate, qua, per spegnere è qua. Riusciamo ad accendere o spegnere da remoto tramite un qualsiasi browser appunto il nostro LED. Quindi adesso noi andiamo a caricare, qua ci chiede di salvare lo sketch ma non lo salvo, intanto l'ho scritto al volo, lo stiamo caricando come vedete qua, compile sketch, quindi sta compilando in sostanza, ecco, si sta collegando ecco, sta caricando. Se andate qua subito vedete la lucina blu, se vedete che sta lampeggiando perché sta caricando lo sketch, ok? Lo sketch è caricato, quindi infatti se noi adesso andiamo a provare il tasto non funziona. Torniamo un attimo a PC, vi faccio vedere che invece collegandoci al nostro D1 mini, che avrà preso questo indirizzo IP 179, abbiamo questa pagina che noi siamo collegati praticamente tramite il browser del computer al D1 mini, abbiamo creato appunto quel codice HTML lì che vedete e banale, molto banale, quindi relay control, turn on e turn off. Quindi se io adesso faccio turn on, il relay è acceso, andiamo qua a vedere e vedete che il LED è acceso. Adesso state lì che lo spengo sempre da interfaccia. Lo spengo e vedete che si è spento. Lo accendo e lo abbiamo acceso. Tutto questo tramite il nostro browser. Quindi ragazzi, come avete potuto vedere, le potenzialità tramite gli sketch, quindi senza neanche utilizzare per forza un ESPOM, quindi senza collegarlo in Home Assistant, banalmente con la programmazione in questo senso, che ovviamente è più complicata, riusciamo a usare il nostro D1 mini e spremere tutte le sue potenzialità. Bene, allora con questo è tutto, vi abbiamo un attimino spiegato il funzionamento appunto di questa fantastica scheda di sviluppo IoT come primo step, perché poi tramite il corso ESPOM l'andremo a utilizzare in un'altra maniera, o meglio, andremo a caricargli sopra una sorta di sketch, un framework che sarebbe l'ESPOM e poi tramite una configurazione a script ovviamente un po' più complessa si andrà a integrare in automatico con Home Assistant, però adesso non sto lì a entrare più di tanto in dettaglio perché ci saranno appunto dei video dedicati. Ci interessava per il momento farvi capire un po' l'hardware su cui si basava ESPOM e anche come si può usare questo hardware al di là di ESPOM. Quindi ragazzi, io andrei alle nostre conclusioni finali. Con questo video tutorial siamo giunti al termine. Due conclusioni veloci. Ovviamente è un dispositivo, questa schedina di sviluppo dell'IoT, che viene integrata in molti altri dispositivi perché sono la base proprio di tutto ciò che andiamo a comprare, come vi ha detto il mio collega, come sia lo Scelio piuttosto altre schede, altre sensoristiche, perché utilizzano proprio questo meccanismo. Quindi da questo si può capire che hanno un'infinità di potenziale di applicazioni, quindi da attuatori piuttosto che leggere i dati, sensoristica, in qualsiasi ambito qualsivoglia. Ovviamente c'è un po' di limitazione per quanto riguarda i vari sketch, il codice, perché magari possiamo capire che non è la base di tutti fattibile, anche se si trovano molti codici già, molte librerie già pronte già in internet, quindi in caso di approfondimenti non vi intimorite dal discorso di programmazione perché è fattibile recuperarla dalla rete. In più noi tratteremo molti argomenti riguardo a questo tema, dove andremo principalmente a svolgere dei tutorial con ESPOM, quindi abbinando tutta questa parte di sensoristica di componenti all'interno di ESPOM per integrare tutte le varie entità in Home Assistant. Anzi, a tal proposito vi ricordo di inserire in basso i commenti sui vari progetti di sviluppo che maggiormente desiderate, di mettere un bel mi piace al video e soprattutto di iscrivervi al canale per non perdere tutte le notifiche dei nuovi contenuti. Ovviamente oggi è stato un argomento un po' complesso, però speriamo che seguiate il tutto, perché che abbiate seguito il tutto, perché sono tutti i principi generali per poter affrontare poi il meccanismo di Home Assistant. Ragazzi, con questo io vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio.